It's been a long road getting from there to here. It's been a long time, but my time is flying, and I will see my dream come alive at last. I will touch the sky, and they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna change my mind. I can reach any star. I've got faith. I've got faith. Into the heart. Ciao a tutti amici, bentornati sul canale. Quest'oggi, come potete vedere dalla scatola che è qui nella Lightbox, parleremo di un prodotto a cui ormai ci siamo abbastanza affezionati, anzi più che un prodotto, a un brand a cui ci siamo affezionati, specialmente noi che amiamo le serie di fantascienza ed in particolare il franchise di Star Trek. Stiamo parlando di un prodotto della Exo 6 o Exo 6, che dir si voglia, questa giovane società specializzata nella produzione di action figure di fascia alta, come loro amano definirle, museum grade, quindi di grado museale come tipo di collezione, e in particolare quella di oggi sarà dedicata a un personaggio molto iconico, molto rappresentativo, molto diciamo sotto certi aspetti anche innovativo per quello che riguarda la storia di Star Trek. Parleremo della action figure in scala 1:6 del capitano Jonathan Archer al comando dell'astronave della prima astronave a curvatura 5 della Terra, ovvero la NX-01 Enterprise. Allora, come possiamo vedere appunto dalla scatola, abbiamo i soliti riferimenti proposti dalla Exo 6. Ci viene indicato appunto che la figure sarà in scala 1:6. Questo acronimo Stent CIA, se vogliamo, anche se c'è una J, ma diciamolo così, Stent CIA, in realtà sta per Star Trek Enterprise Captain Jonathan Archer, quindi già il mistero è svelato. Come vedete la brown box non presenta altre particolarità. Questo è il numero del prodotto, che non vi so dire di preciso cosa significhi. Questi sono codici che conosce solo Nanshin Tam, che è il boss della Exo 6, che forse un giorno ci spiegherà. E poi troviamo appunto l'indicazione del codice a barre, tutte cose diciamo relative all'impacchettamento e alla produzione. Bene, a questo punto possiamo aprire il pacco e andremo a vedere meglio dentro questa nuova action figure. Come vedete la confezione presenta sempre questi rinforzi angolari in plastica che cercano diciamo di evitare il più possibile che la confezione interna venga danneggiata. A volte funzionano, a volte no. Nel mio caso questa volta, rispetto alle volte precedenti, sembra essere andata abbastanza bene, perché come avete visto la scatola non presenta diciamo lesioni particolari. Quindi andiamo a rimuovere questi rinforzi. Sono presenti anche dall'altro lato della scatola, ovviamente, quindi rinforza sia sopra che sotto, e sfiliamo la confezione vera e propria, e come vedete è anche protetta da un cellophane. Ed ecco voi la box art del capitano Jonathan Archer prodotto da Exo 6. Ma prima di andare avanti e vedere cosa contiene all'interno di questa confezione, voglio come al solito ricordarvi che questo video è fatto in collaborazione con la redazione di Extra Trek. Extra Trek è un sito web, ma è anche un canale YouTube dedicato alla fantascienza in generale, ma specializzato soprattutto su tutto quello che riguarda il franchise di Star Trek. Collaboro anch'io con loro, faccio ormai parte diciamo della redazione, nel bene o nel male. Non so quanto vantaggio possano ricavare da questo, quanto danno io possa fargli, ma comunque ormai sia io che il personaggio del gorilla che ogni tanto compare facciamo parte di questo gruppo e ci divertiamo tutti insieme appunto dando delle news e analizzando un po' il mondo della fantascienza di Star Trek. Quindi mi raccomando, iscrivetevi anche
al loro canale, visitate il sito web dove trovate tra le altre cose anche dei miei articoli dedicati al mondo del modellismo e del collezionismo, sempre dedicato chiaramente a Star Trek o comunque a cose riguardanti la fantascienza, e sicuramente ne trarrete delle informazioni utili se siete appassionati di questo genere. Noi cerchiamo di essere sempre in anteprima su tutte le novità che riguardano il settore, quindi mi raccomando, seguiteci. E passiamo adesso a vedere appunto più in dettaglio la scatola di questa box art che riguarda il Capitano Archer. Allora, come possiamo vedere qui sul frontale troviamo l'immagine del Capitano Archer, quella del modello in particolare, quindi dell'action figure, non del film, cioè non del telefilm. Ci viene indicato che è un prodotto dedicato ai ragazzi da 15 anni in su, il logo Exo 6, una grafica che riproduce il viso del Capitano Archer. Di lato troviamo il resto dell'equipaggio, sempre in art graphics, e dietro troviamo l'elenco delle componenti allegate, oltre a tutti i vari diciamo alle varie informazioni che vengono di solito date in questo caso, come i warning, quindi l'attenzione al prodotto dedicato appunto ai ragazzi non adatto in questo caso a chi ha meno di 3 anni di età, prodotto fatto in Cina, progettato, prodotto e realizzato e distribuito da Exo 6. C'è anche il sito web exo6.com, ci sono tutti i vari indirizzi, le varie cose. Cosa interessante invece è cosa contiene appunto la confezione. Vediamo che c'è indicato che è una scala 1/6 con oltre 30 punti di articolazione. La testa è stata scolpita con una notevole somiglianza a Scott Bakula, che è l'attore che interpreta appunto il Capitano Archer. C'è una diciamo una dettagliatissima uniforme, conforme chiaramente a quella vista negli episodi. Ci sono appunto, c'è lo scanner che è un po' il tricorder dell'epoca, no? E quello abbiamo visto appunto nella serie, quello che poi diventerà nelle serie successive il tricorder. C'è la pistola a fase col suo fodero, il comunicatore, alcune mani intercambiabili posizionate in varie pose ovviamente, una base di supporto e dulcis in fundo, cosa che a me piace molto, hanno incluso anche il compagno fedele per eccellenza del Capitano Archer e che spesso abbiamo visto in alcuni frame degli episodi, ovvero il suo amato amico Portos. Bene ragazzi, non c'è molto altro da dire sulla confezione, riporta un po' quello che abbiamo sempre visto in questi prodotti da Exo 6, quindi questo logo Starfleet Museum, United Federation of Planet, che se vogliamo potrebbe essere associato anche un po' al logo che abbiamo visto nell'ultima serie Star Trek Picard, dove appunto c'era il Commodoro Geordi LaForge che era al comando di un museo della flotta stellare, e quindi perché no, magari potremmo ritrovarcelo un giorno come logo ufficiale magari delle serie, chi lo sa. Qui troviamo semplicemente Star Trek Enterprise con l'indicazione della scala della figure e sotto non c'è un bel nulla. Bene, a questo punto possiamo tranquillamente sfilare questa copertura e andare a vedere l'interno. Eccoci qua, questo è l'interno della scatola. Come potete vedere è una confezione che presenta una immagine a Windows, quindi a finestra, che permette di vedere già il contenuto interno del prodotto. Ovviamente non è molto distinguibile perché comunque la plastica sotto le luci tende a riflettere, quindi non riusciamo ancora ad ammirare bene i dettagli del prodotto, quindi comunque lo dovremo andare ad aprire per analizzarlo meglio. È però già intuibile cosa contiene. Come vedete abbiamo appunto la pistola a fase, il suo fodero, lo scanner, le varie mani, il personaggio di Archer ed ecco qui Portos che vediamo messo qui di lato. Adesso andiamo ad aprire appunto il tutto. Dovremmo aprire ovviamente qui il sigillo di protezione. Come vedete lo sto prendendo davanti a voi ragazzi, quindi io non l'ho per niente visualizzata. Era già arrivata da qualche giorno, ma ho dovuto posticipare il video perché ho dovuto dare priorità un attimo a quelli di Mazinga Z, della Shet e la Tumbler Batmobile, che erano diciamo specialmente il Mazinga con dei problemini da affrontare un po' particolari, quindi dovevamo vederli un pochino più rapidamente. Allora andiamo ad aprire anche la parte protettiva.
è venuto via già anche la plastichina che diciamo consente all'uniforme di rimanere protetta. Eccolo qua, adesso lo andremo diciamo, a togliere tutte le plastichine che chiaramente ne offuscano un pochino la resa, però già, come vi dicevo, possiamo ammirare meglio il contenuto che, senza ripetermi, è comunque quello che vi ho già elencato. Posso già dirvi che noto dei bei dettagli delle mani, in particolare la colorazione della pelle è molto buona, e addirittura qui ci sono visualizzate i segni delle vene, no? Un po' quelle che si vedono sulle mani anche mie, quindi diciamo che già da questo livello di dettaglio posso dirvi che è molto buono. Adesso io mi occuperò di disimballare il tutto, toglierò tutte le plastichine eccetera, gli darò una messa a punto per poter visualizzare meglio il tutto e parlarne insieme. Bene ragazzi, ho tirato fuori la action figure dalla scatola, ma prima di mostrarvela voglio farvi vedere la card che viene fornita questa volta con la figure. Questa volta una grafica un po' orientata in maniera inusuale, ovvero la scritta è messa in verticale, ok? Il capitano Jonathan Archer con l'NX-01 messa in primo piano. Di solito sviluppava tutto in orizzontale nelle precedenti uscite, invece questa volta, diciamo, messa così ha un andamento che chiaramente ne rende un po' difficoltosa la lettura, quindi io avrei usato magari la grafica precedente mettendola in questo modo. Chiaramente questa non riporta la grafica L-Cars, perché all'epoca di Star Trek Enterprise erano le prime astronavi a curvatura della Terra e quel tipo di computer ancora non erano stati sviluppati, di conseguenza è chiaro che la grafica questa volta scelta da Nacintam è stata necessariamente diversa, però avrei messo comunque in orizzontale l'indicazione del capitano Jonathan Archer. Per il resto è comunque sempre una card traslucida che volendo può essere retroilluminata, vedete? Basterebbe mettergli una luce dietro, quindi è sempre un'ottima cosa. Anche questa potrebbe essere utilizzata ovviamente per chiedere l'autografo a Scott Bakula nel caso voi riusciste ad incontrarlo, ma altrimenti la esporrete semplicemente così davanti alla vostra figure. Questa qui è la pedana che viene fornita insieme a questo stand che serve per tenere la figure in posizione più stabile quando viene, diciamo, messa sopra. Come vedete ha una plastichina trasparente di protezione che va rimossa e viene anche fornito un ulteriore esagono nel caso vogliamo creare una pedana del teletrasporto gigante, che è possibile fare mettendo insieme più esagoni di questo che forniti con le altre figure. Vengono dati anche i morsetti per l'accoppiaggio per unirli insieme e quindi si potrebbe ottenere una mega pedana su cui esporli tutti. Questo chiaramente poi va inserito questo paletto sopra, eccolo qua, e avremo una base d'appoggio stabile che aiuterà a tenere, diciamo, in posizione la figura del capitano Archer, che adesso andiamo a vedere. Altra cosa, la card è messa sotto qui al blister interno, quindi attenzione che se quando aprite la confezione non la vedete è perché è attaccata qui sotto nella parete laterale, quindi attenzione a questo fattore qua, perché anche io le prime volte ho avuto difficoltà nel trovarla. Ed ecco qua la figura del capitano Archer. Adesso per convenienza la metteremo sullo stand, appunto perché la Lightbox ha un fondale un po' diciamo disomogeneo, quindi è più difficile tenere in piedi le cose. Non badate molto alla posa che io darò adesso, adesso cercheremo di metterlo in una posizione un po' più carina. Questo è solo per farvi vedere le prime cose. In particolare una cosa da notare rispetto alle figure precedenti è che questa volta il fodero per il phaser non è magnetico, anche perché ovviamente all'epoca in cui è ambientata Enterprise eravamo molto più vicini come uniforme alle tute di volo che usa tuttora oggi l'aeronautica militare, sia italiana sia americana eccetera, e quindi attacchi magnetici non ve ne erano. Vi è questo supporto a gancio. La posizione più corretta è questa diciamo predisposizione che vediamo qui di lato, ok? Ce l'andiamo a mettere adesso velocemente, ecco qua, l'inserimento è abbastanza rapido come avete visto, quindi non ha molti problemi. Ecco qui, questa è la pistola a fase che adesso andremo a vedere più in dettaglio.
è ben realizzata, a livello di dettaglio è abbastanza buono, come vedete i colori corrispondono a quelli originali visti nel set, negli oggetti di scena usati durante le riprese, quindi l'effetto che dà è sicuramente ottimale ed è progettata chiaramente per essere inserita facilmente nel suo fodero, ecco qua. Come vedete l'effetto che dà è proprio quello stesso che vedevamo nel telefilm. Quest'altro oggettino qui è il comunicatore che, come possiamo vedere, è realizzato abbastanza bene, è addirittura apribile. Adesso cercherò di aprirlo, eccolo qua. E come possiamo notare dal livello di dettaglio, la sensazione che dà di realismo è notevole, anche perché vi assicuro che le dimensioni sono veramente ridotte, poi lo potete vedere anche paragonato alla mia mano, insomma. Quindi diciamo che il lavoro fatto dalla Exo 6 sulla riproduzione degli accessori è notevole. Altra cosa che ci viene fornita è appunto il prototipo del tricorder, del vecchio tricorder. Eccolo qui. Come vedete è possibile estrarre questa parte superiore per fare da scanner, oppure inserirvi sopra questa parte qui per avere l'immagine dello scanner che fa l'analisi in pratica, no? Quindi diciamo anche in questo caso sono state pensate tutte le varianti possibili dedicate all'accessorio. Come vedete c'è anche lo schermo serigrafato con un'immagine, io non riesco a vedere bene cosa riporti perché purtroppo la mia vista non è più quella di una volta, però comunque riesco a vedere che c'è un grafico, un qualcosa, quindi diciamo che viene cercata di dare un'ulteriore goccia di realismo al tutto. Ovviamente sono fornite, come vi dicevo in precedenza, le varie mani che come vedete propongono varie pose da poter utilizzare, no? Sia per fare prendere gli accessori in mano, sia per dargli delle pose un po' più dinamiche alla figure quando viene messa in posa. Quindi vi darà modo di realizzare praticamente tutte le scene viste nei vari episodi in cui Archer dava comandi oppure utilizzava oggetti, e questa è sicuramente una cosa molto gradevole. Ma prima di andare a analizzare la figure di Archer, io voglio fare una menzione speciale per lui, ovvero il suo grande amico Porthos. Porthos, come sapete, è un Beagle, è il cane del capitano Archer che portava con sé nei suoi viaggi nello spazio, e è stato visto poche volte, se vogliamo, rispetto al grosso degli episodi, però comunque ha lasciato un segno appunto come compagno di fiducia del capitano. Come potete vedere, anche questo è realizzato ottimamente, la colorazione è ottima e la somiglianza anche con quello televisivo, quel cane televisivo, è buona. Quindi direi che sicuramente, se non ci fosse stato questo piccolo animaletto fedele compagno del capitano nella confezione, avremmo sicuramente perso un qualcosa, perché la presenza di questo piccolo oggetto in realtà dà quel plus in più alla figure del capitano Archer che ce lo rende sicuramente più appetibile ancora a livello di acquisto rispetto a se non ci fosse stato, insieme a lui, Porthos. È la prima volta che viene messa una seconda figure nella confezione per i prodotti Exo 6, perlomeno che io ricordi è proprio la prima volta. È vero che nelle altre occasioni non c'erano animali da compagnia, forse solo per Data, ma Data, che finora è stato prodotto, era solo nella versione First Contact, nella quale chiaramente il gatto Spot non era presente, quindi è stato anche logico non inserirlo. Speriamo che venga inserito nelle prossime release che riguardano TNG, in maniera tale che così avremo magari un amico con cui far giocare il nostro amico Porthos. Ma se così non fosse, comunque avrà sempre il suo fedele Archer vicino a fargli da guida e da compagnia. Bene, adesso mettiamo momentaneamente da parte anche Porthos e andiamo ad analizzare un pochino più in dettaglio il capitano Archer. Allora ragazzi, come possiamo vedere, il livello di somiglianza con Scott Bakula è veramente eccezionale, eccellente direi. Anche ruotando la camera nelle varie angolazioni possiamo notare che
lo sculpt del viso di questa figure rispecchierà sempre le sembianze di Jonathan Archer, al contrario di come avveniva invece in altre figure, in particolare in quella di 7 di 9, dove la somiglianza era presente solo, a mio avviso, in base all'angolazione con cui la si guardava. In questo caso invece devo dire che da qualsiasi angolazione noi possiamo ammirarla, noteremo sempre il viso di Scott Bakula, quindi di Jonathan Archer, e questo è sicuramente un punto molto molto a favore, secondo me, per questa figure. Anche la capigliatura è realizzata in maniera molto molto buona, è chiaramente relativa alle ultime stagioni, dove aveva cambiato un po' il taglio di capelli, però diciamo che è comunque forse quella che gli sta meglio, no? A livello proprio di immagine, e quindi direi che tutto sommato la scelta di questa versione è stata azzeccata. Il livello di dettaglio dell'uniforme in questo caso è ottimo, come possiamo vedere i segni di cucitura pure qui sono molto minimi, sono veramente quasi in scala, anche se ovviamente non si poteva andare oltre una certa riduzione di grandezza per ovvi motivi tecnici, però comunque è stata realizzata in maniera tale da rendere il meno visibile possibile i punti di cucitura. Gli inserti anche qui in giallo, che riguardano ovviamente le varie modalità di appartenenza dell'ufficiale, quindi se è comando, ingegneria eccetera, sono state ben realizzate. Ci sono i gradi da capitano ovviamente fissi, quindi non removibili, realizzati ottimamente. Qui ci sono i segni delle varie chiusure lampo che sono diciamo fisicamente statiche, tranne quella principale che è possibile appunto aprire. Ecco qua, un pochino l'ho fatta scendere. Ecco, come vedete si può aprire, quindi sicuramente sarà anche sfilabile probabilmente tutta, no? E poi sono anche apribili queste qui di lato poste sulle gambe, vedete? In questo modo, anche se queste aprirle non credo che abbia vantaggi particolari, perché comunque il fondo è chiuso, quindi sfilarle sarebbe un po', cioè sfilare tutta l'uniforme forse sarebbe complicata, no? Per la presenza degli stivali, però diciamo che a livello estetico riprendono abbastanza bene l'uniforme originale. Ci sono delle zip apribili presenti anche qui di lato sopra diciamo la manica, eccola qui. Come vedete però aprirle non dà vantaggi particolari, sotto c'è solo la maglia nera, quindi non si ha un aiuto eventualmente per sfilarla, anche perché sennò andrebbe esclusa questa parte qua e non è il caso ovviamente di farlo. La parte posteriore addirittura presenta i bottoni qui di lato, che sono stati anche questi miniaturizzati e riprodotti in maniera esemplare. E altra cosa che possiamo notare è la presenza della patch sul braccio dedicata appunto all'NX01. Possiamo rivedere la scritta Enterprise, e che era un po' lo stemma dell'equipaggio appunto della nave, e anche questo chiaramente è stato molto molto ben riprodotto. Vi voglio far notare anche il retro della testa, come vedete anche le orecchie sono ben modellate, il taglio dei capelli è perfettamente netto dietro, proprio come il personaggio portava nel telefilm. Richiudiamo la lampo, ecco qua. E adesso proviamo a mettere in posa un pochino Archer e vediamo cosa succede. Ecco qua ragazzi, ho messo Archer in posa con la pistola a fase e il comunicatore. Come vedete è possibile posizionarlo in qualunque modo voi vogliate, le articolazioni sono presenti appunto su tutte le braccia, le gambe, la testa che può essere chiaramente ruotata a piacimento, anche orientarla leggermente verso l'alto o verso il basso, quindi diciamo vi consentirà sicuramente di dargli tutta l'espressività che voi volete dare alla vostra figure.
Questo purtroppo non è possibile per Porthos, perché Porthos non presenta articolazioni, ma d'altronde, visto che si tratta di un prodotto bonus, di un plus che viene fornito nella confezione, è normale che abbiano anche cercato di risparmiare sulla sua realizzazione, e comunque diciamo che già solo la sua presenza è sufficiente comunque a garantire una maggior dote di realismo a quanto visto sullo schermo, quindi sicuramente ce lo facciamo andare più che bene. Poi comunque la sua realizzazione, seppur non diciamo articolata, è comunque molto buona, quindi sicuramente possiamo dare un bel 9 a Porthos già per il fatto solo di essere presente, anche se non presenta articolazioni. Per quanto riguarda Archer, mi sento anche qui di dare un bel 9, perché la realizzazione della figure è veramente molto somigliante. Come possiamo notare, vi ho già detto che il viso è particolarmente somigliante appunto a Scott Bakula, anche il livello di dettaglio dell'uniforme è buono, molto buono, forse leggermente troppo largo in alcuni punti, specialmente sui pantaloni, però diciamo a livello generale questa cosa non si nota troppo. E anche i stivali sono dei classici diciamo anfibi, no? Però sono replicati esattamente come erano nella serie, quindi anche da questo punto di vista sicuramente ci siamo. E il livello di dettaglio delle mani, come vi dicevo, presenta addirittura le venature appunto presenti tipicamente sulle mani, e anche un po' di pelle, se vogliamo, un po' datata, no? Quindi di una persona non proprio giovanissima, e quindi anche questo rispecchia molto bene un po' la realtà delle mani umane, se vogliamo. Quindi anche sotto questo punto di vista diciamo che il livello di realizzazione è stato molto 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 curato, cioè l'effetto di persona vera questa figure lo dà, a differenza invece magari forse di altre, no? Ma questa veramente, a mio giudizio, è stata fatta molto 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 bene. D'altronde anche la figure di Archer ha subito svariati ritardi nella sua produzione, però ogni ritardo è sempre ben accetto se serve a dare un prodotto migliore, un risultato migliore, e questo Capitano Archer sicuramente lo dà. Voglio farvi vedere ancora qualche panoramica fatta un po' così volante a mano, ok? Ecco, guardate un po' se l'espressione del viso non vi ricorda veramente Scott Bakula mentre diciamo armeggiava con i suoi dispositivi. Qui possiamo inclinarlo un po' per far vedere come si parla al comunicatore. Volendo potremo anche cercare di mettergli in braccio Porthos, vediamo un po'. Ovviamente sarebbe magari il caso di cambiargli la mano, ma siccome le mani comunque sono molto molto delicate, nel senso che staccarle è sempre un rischio no? Adesso ve lo faccio vedere giusto stavolta, perché comunque il prodotto è ancora nuovo, quindi dovrebbe essere più resistente. In pratica dovete prenderlo così e poi tirare girando piano piano fino a far spuntare fuori questo perno, vedete? Però è un perno che comunque è molto piccolo e delicato, quindi con il tempo potrebbe anche rompersi, quindi io vi consiglio di non fare troppe sostituzioni, ok? In questo caso ci mettiamo la sua originale, ecco qua, e proviamo a metterci in braccio Porthos. Eccolo qui.
Qui come vedete le punte dei stivali sono alzati, ma solo perché sono io che l'ho posato male, perché comunque come vedete poi spianano correttamente. Anche l'espressione di Archer secondo me è ben definita, gli occhi rimangono un pochino forse troppo succhiusi e troppo nascosti, però comunque era tipico dell'espressività di Scott Bakula nel telefilm, quindi tutto sommato ci sta. E chiaramente rende molto più difficile vedere le sue pupille, però comunque in linea generale, come vedete, lo sculpt è veramente ben realizzato, a livello anche di rughe, di colorazione della pelle, di ombreggiature soprattutto. Guardate che le differenze di ombreggiature che ci sono sulle fossette, no? Oppure nell'incavatura degli occhi, e guardate addirittura la riproduzione delle rughe sul collo qui da questa parte, cioè veramente una cosa, un livello di dettaglio, ragazzi, che oserei dire eccezionale. Bene ragazzi, non ho altro da dirvi su questa figure se non una cosa: se siete appassionati di Star Trek e se avete amato come ho amato io la serie Star Trek Enterprise, se non solo per il fatto che comunque è il preludio ai viaggi delle altre navi stellari Enterprise, sicuramente questa figure del capitano Archer è imperdibile e non costa molto, mi sembra che sia intorno ai $200 come prezzo d'acquisto. Al momento non era più preordinabile, però ancora si trova su siti di rivenditori autorizzati, quindi se girate un po' nella rete sicuramente troverete ancora modo di acquistarla. Poi ogni tanto la Exo 6 a sorpresa ritira fuori ancora delle scorte di magazzino rimaste invendute, magari le propone come acquisto immediato, e in tal caso io vi consiglio comunque di acquistarla, perché ripeto, la sua realizzazione è veramente splendida, e il fatto che sia presente anche il nostro caro Beagle, no? il cucciolo di nome Portos, fedele amico del capitano Archer, lo rende sicuramente una figura molto appetibile che i collezionisti non potranno non avere. Ok ragazzi, io spero di avervi intrattenuto bene nel mostrarvi questa nuova figure prodotta dalla Exo 6. Personalmente mi ritengo molto soddisfatto dell'acquisto, è sicuramente una delle più belle, più somiglianti finora collezionate riguardanti il panorama di Star Trek. Il suo completamento chiaramente sarebbe metterla insieme almeno a un altro ufficiale della NX-01, quindi da scegliere magari tra quelli che vi sono più simpatici, perché chiaramente collezionarli tutti capisco che è una spesa grande, ma potreste per esempio accoppiarla al capo ingegnere, oppure che era molto amico chiaramente di Archer, oppure al dottor Phlox, con cui ha fatto delle chiacchierate molto interessanti, oppure alla stessa T'Pol, che comunque ha il suo bel perché, se non altro a livello estetico. Ma ovviamente la coppiata migliore sarebbe quella appunto con Tucker, no? Con l'ingegnere capo della NX-01, nonché un grande amico appunto del capitano. Se invece avete il portafogli che vi consente chiaramente di acquistarli tutti, sarebbe bello completare tutto l'equipaggio, perché sicuramente sarebbe un bel modo per preservare il ricordo di queste serie che comunque abbiamo molto amato. E non lo è solo in questo caso, ma in tutte le realizzazioni di Exo 6, perché comunque ci riportano alla mente tutte le emozioni e le avventure provate nel guardare gli episodi. Quindi mi raccomando, tenete d'occhio sempre il sito Exo 6, perché a breve saranno presentate anche ulteriori novità. Chiaramente chi ha la possibilità di collezionarle tutte lo faccia, perché comunque ci darà modo, vedendo tutti i personaggi riuniti insieme, di poter rivivere tutte quelle emozioni e le avventure che abbiamo vissuto guardando gli episodi sia di questa serie sia delle altre serie di Star Trek. E quindi sicuramente sono acquisti che faranno male al portafoglio, ma faranno bene al cuore, perché sicuramente li sentiremo molto più vicino a noi. Bene ragazzi, per quest'oggi credo sia tutto.
E vi ripeto, tenete d'occhio il sito della Exo 6, sarà annunciata la figure di Worf tratta da Primo Contatto nella sua tuta extraveicolare, quella in pratica che indossava quando fece quella famosa frase "assimilate questo", sparando al deflettore di navigazione assimilato dai Borg con il fucile phaser. E inoltre sono state annunciate anche le figure dedicate alla recentissima serie Star Trek Picard, e anche quella in particolare nell'ultimo episodio ci ha fatto rivivere un mare di emozioni, quindi sicuramente sarà bello per tutti poterle collezionare. Purtroppo queste cose hanno un costo, anche se devo dire che rispetto ad altri brand diciamo collezionistici, Exo 6 ancora è a un livello abbastanza abbordabile come prezzi, quindi comprate queste figure se le amate finché hanno dei prezzi abbordabili, tra virgolette, ok? Io non sono pagato dalla Exo 6, non mi sponsorizza. Questo è solo il mio parere personale come collezionista. Tenete sempre presente che il mio giudizio è assolutamente imparziale. Bene ragazzi, con questo chiudiamo, un salutone a tutti, un nuovo saluto alla redazione di Extra Trek. Vi ricordo ancora una volta di visitare sia il sito web che il loro canale YouTube e anche il gruppo Facebook, dove chiaramente troverete informazioni supplementari su tutto quello che riguarda il mondo di Star Trek. Tra l'altro nel sito web di Extra Trek è presente anche un articolo dedicato appunto a questa figure che scrissi nel momento in cui fu lanciata sul mercato da Exo 6. Ok ragazzi? Bene, un saluto a tutti, un abbraccio, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, lunga vita e prosperità.